Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Come va? Tutto bene? Vediamo anche magari a breve di fare un piccolo contest, stavolta in modo un po' diverso, visto che ho capito che certe cose non si possono fare e quindi non le faccio, ma troveremo il modo comunque di fare un qualcosina di bello insieme. Oggi video super mega extra meraviglioso, almeno spero. No, comunque vi porterò delle belle cose e adesso le andremo a provare insieme. Ragazzi, vi ringrazio sempre con tutto il cuore per l'aiuto che mi state dando, perché ogni volta che voi comunque perdete quei 2 secondi, non solo per usare il codice sconto che io vi do nei vari siti, ma anche per usare il link di affiliazione, mi date una mano, un sostegno, e questo mi permette di portarvi sempre cose nuove, pennelli nuovi, rasoi, fare delle recensioni e anche sostenere il lavoro che comunque c'è dietro a quello che faccio. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti. Passiamo alla ciccia, come si suol dire, alla ciccia. Set dovrebbe essere in edizione limitata, se non erro, Lawrence, che è praticamente ispirato al profumo di Louis Vuitton Ombre Nomade. Profumazione veramente fantastica, molto molto buona. Allora, pennellone. Oggi usiamo questo The Duke 3 Synthetic Bristol della Simpson. Ci sono dei ciuffi più economici, ma che secondo me sono tipo livello Yaki, roba bruttissima. Questi sono ancora i ciuffi super top. Vediamo com'è. Io ho questo qua vecchio, questo non so quanto abbia, non lo so. Ho questo qua, il Chubby 2, che sembra identico, il ciuffo, che è veramente fantastico. Adesso andiamo a provare anche quello lì. Come rasoio, ragazzi, ringrazio Enrico Venus per avermi dato la possibilità di provare questo pezzo veramente fantastico. Guardate come sbrilluccica, il martellone di Thor, il Tradere, Blackland Tradere. Dopo magari se qualcuno mi dirà sotto, non si pronuncia così, in inglese si dice trader, truth, non lo so. Ragazzi, martellone. Ci infiliamo una Gillette Nugget, che ormai lo sapete sono le mie lamette punto di riferimento, e quindi soprattutto anche provando rasoi che non conosco, ma hanno detto che mena. Oh, bello però, bello, lucido così, bellissimo. Ma hanno detto che mena, manico molto lungo, va un po' oltre anche i miei gusti, però si prova e vediamo com'è. E via che la va. Comunque devo dire che anche Bruno nelle profumazioni dai primi set, a parte la qualità che questa nuova base per me, come già sapete, molto più valida, ma nelle profumazioni devo dire che mano a mano che passa il tempo mi sta stupendo, perché al di là, vabbè, che io lo sapete che quando sono imitazioni di profumazioni famose la cosa non mi fa impazzire, ma è anche vero che se comunque porti, tra virgolette, l'imitazione, non so, di profumi comunque di nicchia o anche di un costo veramente molto elevato, secondo me ogni tanto male non fa, cioè nel senso che se è fatta anche bene, perché no? Mi dà un po' fastidio i soliti acqua di Gio, Savage, questo e quello. Oh, per carità, se a chi piace ci mancherebbe, però secondo me insomma, puntiamo un pochettino più alto anche nella qualità, diciamo, ecco, di quello che, delle profumazioni che escono. O se no, ragazzi, io continuerò sempre a preferire quando uno ci mette del suo. Per me quello è in assoluto la cosa che
mi piace di più. Però ad esempio con Savon Mistara stavo pensando di fare un set, un'edizione limitata, comunque un set con tot di pezzi con la profumazione di Red Tobacco di Mancera, per dire, no? Nessuno l'ha ancora fatto, mi ispirava, se nel frattempo lo fa qualcuno penso qualcos'altro, cioè nel senso non è che sia per forza il male assoluto, però quando un produttore comunque fa uscire, secondo me, dei pezzi suoi, delle profumazioni sue, quindi può anche scegliere i vari oli profumati, può scegliere quelli che a naso li sente più buoni, spesso esce qualcosa di anche di qualitativamente superiore, perché quando tu comunque prendi delle basi già fatte devi prendere un po' quello che passa al convento, no? Se invece puoi scegliere tu cosa mettere o non mettere, può essere che anche la qualità dei componenti magari sia un po' più alta o la percezione sia un po' migliore, che ne so. Allora, ciuffetto per i miei gusti un po' piccolino, Questi sono i pennellini che io chiamo da viaggio, lo so che costano un occhio della testa, quindi chiamarlo da viaggio sembra un'eresia, però per dire, io il Chubby 2 l'ho acquistato con una crepa, era tutto crepato e rincollato, è quello qua, però l'ho pagato, costava 110 euro, l'ho pagato 25 euro spedito. Oh ragazzi, c'è il ciuffo, è fantastico, me lo porto in viaggio, quindi riesco ad avere con i soldi di un Omega Roma ho un ciuffo top player. Quando sono in vacanza poco me ne frega che sia bello o non bello o via dicendo, guardo che sia un gran pennello e che se anche mi si rompe lo perdo, che non faccio un infarto, ecco. Cioè ragazzi, vedete, no, il montaggio, cioè non è che sono il primo a dire che l'occhio conta fino a un certo punto, però vi dico ragazzi che il sapone adesso, qualità prezzo, e anche le profumazioni adesso sta veramente viaggiando a ottimi livelli. Sapete che se prendete un set lo usate con molto molto piacere e non gli manca niente, qualità prezzo, secondo me siamo ad ottimo livello veramente. Allora, avanti, mettiamo alla prova questo Trader. Wow, sicuramente rasoio molto efficace, la lama è bella decisa in viso, però al momento almeno passaggio di pelo rasoio molto dolce che però fa lavorare la lama in modo oserei dire quasi emozionante, anzi ti direi anche emozionante. Potrei dirti una mezza via tra Rocca e 316 come sensazione. E ora vengo da una diretta sul gruppo Facebook Passione Rasatura, che vi invito a farne parte, lo trovate nel link in descrizione, dove ho usato solo acqua calda, quindi senza sapone, e non solo R41 ma
una R41 senza barra di sicurezza. Io avevo già fatto un video su YouTube con R41 senza barra di sicurezza, però avevo usato, mi sembra, un gel pre-barra, un gel da rasatura almeno, e ho fatto anche una rasatura con R41 con la barra di sicurezza con acqua calda. Stavolta ho provato a fare la coppiata e devo dire che, tra l'altro, come aftershave ho usato una grappa alle rose cinese da 54 gradi. Devo dire che la rasatura è stata veramente oltre le aspettative, cioè nel senso che, a parte due piccoli red point, ragazzi, la rasatura è andata molto bene. Quindi la mano non manca e ho avuto il post rasatura migliore di certi saponi scrausi. Allora, sto dicendo di usare un R41 senza barra di sicurezza e senza sapone, però cavolo, cioè, se devo usare un sapone deve essere un gusto, cioè deve essere un qualcosa che mi apporta un'emollienza nel pelo, una protezione in viso, una buona scorrevolezza, un post rasatura che ti lascia la pelle. Mamma mia, finirò mai di dirlo, ragazzi, cioè, che senso ha? Perché devo spendere? Cioè, perché uno magari non ha necessità, posso capire, ma perché usare saponi che ti bruciano la faccia, cavolo? Io ho usato anche l'arco, cioè, ragazzi, cioè, tutto rispetto, perché un saponcino da €1 fa 50.000 barbe, comunque fa parte della tradizione turca e nessuno vuole togliere niente a nessuno, ma avevo la pelle bruciata alla fine, cioè, no, non ce la faccio. Io ho una pelle che, ragazzi, ha bisogno di... Allora, parliamo qua. Profumazione non è di quelle come Oud Rose che la si sente bella, prepotente, è più delicata, però è presente, è lì, buona, elegante, molto speziata, piacevole, veramente buona. Devo dire la verità, mi sta... piacendo molto. Allora, adesso che si arriva verso obliquo, contropello, che qua e qua e là, rasoio che va usato con molta attenzione, perché il suo peso, comunque il manico, che per me è leggermente troppo, bisogna stare all'occhio, perché questo qua, se no, non perdona, eh. Ve lo dico perché dove sono passato qua, che è il mio punto delicato, ci ho fatto una direzione dove di solito sento, qua non ho sentito niente, però sicuramente... Adesso vediamo, qualche piccolo red point magari me lo porto a casa, perché è un rasoio che mena, ragazzi, cioè, sembra dolcissimo, ma... rasoio che mena, però molto bello, cioè nel senso, rasoio importante. E posso anche dire un rasoio che ha un suo completo carattere, che non mi ricorda
niente altro. Mamma mia. Ok, me la sto un po' rischiando, ma chi se ne frega ragazzi, cioè, ho voglia di portarmi a casa il mega risultato e quindi costi quel che costi, come sempre, si va fino in fondo, si molla mai. E allora vi dico già a rasoio che sulla mia pelle lavora al limite. Molto probabilmente, nonostante abbia un taglio veramente fantastico, fa comunque effetto un po' aggressivo sul mio viso, cioè non so se è per la poca curvatura delle rame o proprio per la geometria, è un rasoio che tende a, sul mio viso, sulla mia pelle, a stressarla un po'. Infatti sento che comunque è un po' al limite. È anche vero che è un rasoio comunque molto efficace, quindi va conosciuto, va usato, va capito. Non è un rasoio che usi una volta e dici ho capito tutto del rasoio. Vi posso dire però che è un bel pezzo, cioè se uno vuole per collezionismo portarsi a casa un bel oggetto, anche se non erano più in produzione, mi sa che avevano fatto forse un'altra partita di rasoio avevano fatto, però non dovrebbe essere più in produzione, è un bel pezzo, cioè è un bel rasoio. Soprattutto per chi ama rasoi molto efficaci e anche, se vogliamo, qua unici particolari, cioè l'unico rasoio che assomiglia un pochettino, e non so quale è stato fatto prima, la testa ricorda un po' l'Icon, adesso non mi sfugge il nome, Icon Veteran mi sembra, non mi ricordo più. Insomma, c'era un Icon che aveva testina molto simile a questo rasoio, però qua siamo assolutamente in un livello bel po' superiore. Allora, pennello ottimo, Simpson ottimo, questo ciuffo qua è fantastico. A sto punto però preferivo il Chubby 2 un pochettino più grossetto, leggermente più animato nel massaggio. Andiamo di aftershave. Qualche piccolo red point, vedete, piccole mitragliette di red point ci sono. Difatti sento la pelle comunque, nonostante il sapone abbia attutito tanto, sento la pelle stressata. Cioè questo è un rasoio per chi si rada un paio di volte a settimana o che comunque ha una pelle resistente o che magari conosce proprio bene il rasoio, che lo usa spesso, perché se avete una pelle delicata o vi radete tutti i giorni, questo qua è veramente complesso secondo me. Però bel pezzo, gran bel pezzo, e grazie Enrico che me l'ha fatto provare, perché insomma, una bella opportunità. Allora vi dico, la profumazione è fantastica ragazzi. Mamma mia, anche la parte speziata floreale che va più sulle spezie, tipo zafferano, cosa del genere, più sulle spezie che sul fiore vero e proprio. È qualcosa, una profumazione veramente, cioè sentita così è una cosa, adesso che ci ho messo anche l'after, porca miseria. Cioè tra questo e Uda Rose è difficile scegliere qual è la più buona. Sono tutte e due fantastiche ragazzi, fantastiche. L'altra amo il carattere, cioè quello ha un carattere più deciso, ok? Cioè escono delle note che bang, ti fanno dire wow, ok? Questo è una profumazione fantastica ragazzi, fantastica, ma molto più complessa, elegante, equilibrata, cioè
si sente che dietro c'è, tra virgolette, un naso profumiere che l'ha fatta, secondo me, e comunque di una buona qualità, anche se è un'imitazione. Io non ho sentito l'originale, quindi non posso dire com'è l'originale, ma si sente che questa è una profumazione che arriva dall'alto ed è fatta veramente bene. Meraviglioso, ragazzi. Guardatevi la piramide olfattiva e dopo, se avete modo, provatelo, perché è inutile, cioè è difficile da una piramide olfattiva, secondo me, capire dopo come sarà la profumazione. Questo è veramente molto 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 buono. Cioè, questo è proprio da serata. Fate la barba, uscite con questa profumazione qua, non può non piacere, non può. Anche alle donne, secondo me, questo è uno dei classici profumi che se una donna lo sente dice wow, che buono. Fantastico, ragazzi, veramente tanta roba. Ragazzi, vi saluto, grazie che mi avete fatto compagnia, è sempre un piacere, grazie del vostro sostegno e grazie di tutto quello che comunque fate per me, per il canale, per il gruppo. Un sentito grazie a tutti quanti. Se vi ricordate, un commentino, un like è sempre ben accetto. Bye bye.